Ciao a tutti, anche per la recensione di questa settimana ho dato ascolto alle vostre richieste e ho acquistato un paio di auricolari Sony WF C510, aggiornamento delle C500 che hanno spopolato fino a qualche mese fa e che sono stati aggiornati con questa nuova release. Non ho avuto modo di testare la generazione precedente, quindi non sarò in grado di fare un paragone, ma cercherò come sempre di raccontarvi al meglio pregi e difetti di queste C510 che implementano Bluetooth 5.3 e sono disponibili in 4 colorazioni. Anche per mostrarvi qualcosa di diverso nel mare di auricolari bianchi e neri ho scelto per voi la colorazione gialla. Vediamo quindi insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Prima di tutto una nota di merito a Sony, che si distingue per fare confezioni piccole, essenziali e completamente in carta senza alcuna traccia di plastica. Detto questo, in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo la guida rapida e le informazioni circa la sicurezza in 11 lingue, tra cui l'italiano. Un flyer che ci invita a registrare il prodotto e infine, in una scatolina di cartoncino nero, 2 ulteriori paia di gommini taglia S ed L tenuti insieme da questo spiedino sempre di carta. Non c'è il cavo per la ricarica che dovrete avere già con voi. La custodia è piccolissima e ricorda molto quella delle Beats Solo Buds che abbiamo visto qualche mese fa sempre qui sul canale. Con delle dimensioni di 7 x 2,7 x 3 cm e il peso complessivo di 39 grammi sono infatti molto portabili, piccole, belle da tenere in mano e nella tasca dei jeans quasi non si sentono. Seppure piccole e destinate alla fascia medio-bassa del mercato, sono costruite con una certa logica e hanno tutto ciò che serve. Nella parte frontale infatti c'è l'ANSA per agevolare l'apertura del coperchio e un LED di notifica. Nel lato posteriore abbiamo poi la porta USB-C per la ricarica e il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la qualità costruttiva è ottima. La cerniera oppone una buona resistenza e le dimensioni generose donano struttura al tutto. Il coperchio infatti non si muove e non flette, seppure sia composta di plastica nemmeno troppo spessa. L'interno, infine, è composto da plastiche opache. Anche gli spazi per gli auricolari, con quest'ultimi che guardano verso l'esterno, così che quando li prendiamo con le rispettive mani possiamo subito portarli in posizione senza doverli rigirare tra le dita. L'auricolare riprende le forme classiche delle Buds, ma Sony qui ha apportato qualche cambiamento interessante. Prima di tutto il pulsante, che ha forma tonda e generosa, così da risultare molto facile da individuare e premere. Prende infatti quasi tutta l'area a disposizione. Secondo aspetto è la forma, che se la guardiamo in pianta è molto simile a quella di un plettro da chitarra, con la parte superiore larga che poi si va a rastremare verso il fondo. Capiremo a breve se e come questa forma particolare influisce sulla vestibilità e sul comfort. Ultimo aspetto è la presenza di un solo microfono posizionato nella parte inferiore della capsula, mentre la fessura dall'altro lato, che potrebbe essere scambiata per un secondo microfono, è invece dedicata al passaggio dell'aria. Tra i due fori è posizionata poi la scritta Sony su entrambi gli auricolari e nella parte interna trovano infine posto i 2 pin dorati per la ricarica. Se rimuoviamo il gommino vediamo una rettina in tessuto a protezione contro polvere e sporco, mentre il gommino non è provvisto di ulteriore protezione. Detto della forma che ricorda quella dei plettri da chitarra, come stanno indosso queste Sony C510? Ecco, devo dire che stanno molto bene. La forma larga in partenza permette agli auricolari di agganciarsi bene all'orecchio e rimanere stabili in posizioni. Poi la forma rastremata al fondo invece penetra nel canale auricolare, ma essendo di dimensioni contenute non dà fastidio, pur risultando sempre presente. Il peso di 4,5 grammi, che è maggiore, fatemi dire, se paragonato ad altri auricolari che fanno meglio da questo punto di vista, è distribuito principalmente sulla capsula e non sulla parte terminale. Questa caratteristica li rende però bilanciati una volta indossati, quindi, come detto prima, si percepiscono sempre, ma sono comodi anche per qualche ora di ascolto. Giusto per fare un paragone, le Ceramic X di Rose Technics, che sono della stessa categoria, pur risultando più massicce, pesano 4,3 grammi contro i 4,5 di queste Sony, ma le Ceramics hanno un driver più grande e anche il codec LDAC che qui invece non c'è.
Il senso di isolamento passivo e di occlusione del canale è medio e possono essere utilizzate anche durante l'attività sportiva, anche se non godono di una certificazione IP elevata. Si fermano infatti all'IPX4 e questo significa che sono protette contro il sudore e una pioggia di lieve intensità. Decidete quindi in autonomia se li ritenete validi per lo sport, anche se a mio parere non sono pensati per questo scopo, dove altri prodotti anche di Sony fanno meglio. Da qualche tempo Sony ha rinominato la propria app in Sound Connect, quindi cercatela con questo nome negli App Store. Mostra la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma per quest'ultima è necessaria un'abilitazione la prima volta che accediamo all'app. Scorrendo verso il basso abbiamo la possibilità di attivare il suono ambientale, ovvero la modalità trasparenza, oppure lasciarlo disattivato. Possiamo scegliere una equalizzazione tra le 11 a disposizione, gestire il multipoint controllando a quali dispositivi sono connesse ed eventualmente gestire le tracce audio. La home page è anche modificabile, nel senso che con questo pulsante possiamo decidere quali widget mostrare o nascondere nella home page. Le impostazioni viste finora sono delle scorciatoie, perché cliccando su uno di questi widget accediamo alla pagina dove gestire più in dettaglio tutte le funzioni. Ad esempio, circa i suoni ambientali possiamo decidere non solo se attivare la funzione, ma anche se mettere in risalto la voce. Nella scelta dell'equalizzazione possiamo modificare ognuna di quelle prestabilite, incluse le due personalizzate, o in alternativa possiamo trovare la nostra equalizzazione personalizzata dopo un breve test, e questa sarà poi salvata in quella chiamata Personalizzato 2. Possiamo poi attivare la modalità 360 Reality Audio, modificare la modalità di trasmissione dando priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione e infine attivare o meno il DSEE, che ricordo essere una sorta di miglioramento automatico della qualità dei brani. Anche per le altre impostazioni vale quanto detto prima. Tramite la scheda Sistema possiamo modificare in maniera più puntuale alcuni aspetti, come ad esempio l'attivazione del multipoint o la lingua e il volume della voce guida. Qui è disponibile anche l'italiano, che dovrà essere scaricato e installato con una breve procedura automatica. Infine, nella scheda servizi è possibile configurare Spotify Tap per chi usa questo servizio per lo streaming musicale. Per quanto riguarda i controlli, sempre dalla scheda sistema è possibile modificarli. Ricordo che questo modello implementa i comandi tramite un pulsante e non tramite la classica area touch. La configurazione di base prevede con la pressione singola al comando di play e pausa sul destro e l'attivazione della modalità trasparenza sul sinistro. Con la pressione doppia andiamo avanti di una traccia sul destro, mentre nessun comando è impostato sul sinistro. Stessa situazione con la pressione tripla, dove sul destro andiamo indietro di una traccia, mentre sul sinistro non è impostato nulla. Infine la pressione prolungata, che è disponibile solo sul destro e avvia l'assistente vocale. C'è poi la quadrupla pressione, prima volta che la vedo, che sul destro alza il volume, mentre sul sinistro lo abbassa. Non è possibile modificare i controlli singolarmente, ma solo in blocco, e per farlo è necessario scegliere un'altra configurazione tra quelle presenti in questa lista. Infine, tramite la funzione Quick Access, possiamo assegnare alla pressione doppia o tripla uno dei servizi accessori a disposizione. Al momento su iPhone l'unico disponibile è Spotify Tap. Prima di parlare della qualità sonora dobbiamo metterci d'accordo sulle aspettative di chi acquista auricolari di questo tipo e prezzo. Penso concorderemo tutti sul fatto che se spendo, ipotizzo, 50 euro non posso aspettarmi la stessa qualità di altri auricolari che ne costano non dico 300 ma nemmeno 150 di euro, altrimenti non ci sarebbero le diverse categorie o fasce. Detto questo, la qualità è in linea con la spesa, nel senso che il driver da 6 mm di più che buona qualità riesce a cavarsela bene in tante situazioni, ma chiaramente va in affanno appena iniziamo a pretendere qualcosa di più, che chiaramente queste C510 non sono in grado di offrire. In linea generale il suono è buono, ma è evidente qualche mancanza sui bassi, per cui se siete amanti di queste frequenze dovrete provare a migliorare la situazione impostando una equalizzazione tra quelle predefinite o crearne una personalizzata. Non sarete in grado di risolvere il problema, ma potrete porre qualche piccolo rimedio.
Le frequenze alte e quelle medie sono invece presenti, di buona qualità e nitidezza e senza evidenti distorsioni. Insomma, la maggior parte delle persone che acquisteranno queste C510 le troveranno di buona qualità e così è, mentre chi si aspetta qualcosa di più probabilmente rimarrà deluso. Sempre per fare un paragone con le Ceramic X, ecco, non c'è paragone, nel senso che le Rose Technics suonano molto meglio. Infine il volume, che a mio avviso è impostato correttamente, non troppo alto per evitare appunto di andare incontro a distorsioni, ma nemmeno troppo basso da essere coperto dai rumori esterni. Direi giusto, ma per chi è abituato a volumi alti, prepotenti come li definisco io, ecco forse sarebbe meglio spostare l'attenzione su altro. Non l'ho detto prima, ma ricordo che queste C510 hanno a disposizione i codec AAC ed SBC, così da poter essere utilizzate, fatemi dire, al meglio con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Per comprendere meglio quello che vi ho descritto finora, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione. Se volete, poi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Come abbiamo sentito con la prova del singolo microfono, queste C510 non stupiscono, ma nemmeno deludono. Il microfono è di buona qualità e se in ambiente domestico la voce è sempre chiara, in condizioni di traffico non avremo problemi a farci sentire dall'interlocutore, anche se la nostra voce sarà sovrastata o comunque quasi in secondo piano rispetto ai rumori circostanti. Sony dichiara una durata della singola ricarica di 11 ore più altre 11 date dalla batteria inclusa nella custodia e per un totale quindi di 22 ore. Se dal punto di vista della durata complessiva non è un risultato che fa strapparci i capelli, ecco, soprattutto io che non li ho proprio, dal punto di vista della singola carica siamo su risultati eccellenti. Certo, questa lunga durata è agevolata dal fatto che non sono supportati codec ad alto bitrate e soprattutto non sono implementate tecnologie per la soppressione del rumore. Ad ogni modo, dai miei test con il volume all'80% e il codec AAC risulta una durata per la singola carica di circa 10 ore e mezza. Non c'è molto altro da dire se non che l'unico modo per accorciare la durata è quella di attivare le modalità suono ambientale o DSE, che, se attive, ci fanno raggiungere al massimo le 8 ore. In chiamata invece riescono a lavorare ininterrottamente per 5 ore, quindi un risultato in linea con tante True Wireless, ma io con Teams ho fatto 3 ore di fila portandole dal 100% al 70%, quindi il 10% ogni ora che potenzialmente sarebbero 10 ore continuative. Probabilmente con Teams performano meglio rispetto ad una chiamata vocale classica. Per finire, non supportano la ricarica wireless, equivale allo stesso discorso fatto per le Beats Solo Buds, ovvero che con una custodia così piccola non ci sarebbe spazio per la bobina di ricarica, ma implementano invece quella rapida parziale che a detta di Sony con 5 minuti ci garantisce fino ad un'ora di riproduzione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se siete alla ricerca di nuovi auricolari in-ear, piccoli, piuttosto leggeri, comodi e per un uso da tutti i giorni, ma senza eccessive pretese circa un sound eccezionale, allora prendetele in considerazione perché non vi deluderanno. Sono sofisticate e essenziali allo stesso tempo, sofisticate per i materiali, la costruzione e l'applicazione a corredo, una delle più complete a disposizione, ed essenziali perché non hanno fronzoli o tecnologie inutili, fatemi dire, per il target di utenti ai quali sono indirizzate. Hanno ovviamente qualche difetto che vi lascio riassunto qui di lato, nei pro e contro, ma come vi ho detto prima sono sicuro che chi le ha già si trova bene e chi le acquisterà avrà la stessa opinione, ma solo se le aspettative in partenza sono ben chiare. Potete trovarle facilmente online e in descrizione vi lascio il link diretto ad un prezzo di listino di 60 euro, ma si trovano in sconto a 44,90 che è un prezzo più in linea con le caratteristiche offerte. Se volete acquistare questo esemplare giallo oggetto del test, vi invito a seguire o controllare il mio canale Telegram dove le metterò in vendita a circa la metà del prezzo di listino. Bene.
Anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio davvero tanto perché il canale sta crescendo e con il vostro supporto mi state aiutando a raggiungere degli obiettivi importanti con lo scopo ultimo che è quello di potervi raccontare nuovi prodotti a cadenza settimanale. Ci vediamo quindi venerdì prossimo e nel frattempo vi invito a mettere un like al video se lo avete trovato di vostro gradimento e spero sia così e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Alla prossima!